la nostra scorpacciata di ospiti, ieri Laura Pausini, oggi Mica. Benvenuto. Ciao Mica. Ciao. È uscito il 12 di novembre il suo Songbook Volume 1 specialmente per l'Italia, perché è una raccolta che è uscita solo in Italia. Sì, solo in Italia, perché non so, questo è un bel periodo in Italia perché sto facendo televisione qui per 6 mesi. E per me è un po' eccezionale di essere in un posto. Sì. Per 6 mesi, 5 mesi, questo è incredibile, una bella fortuna. Abituato a girare il mondo. E qua in Italia come ti trovi, a Milano? Mi piace Milano. Ti piace? Sì, mi piace. È vero che hai comprato casa? Non è facile, non è facile Milano, tutto è nascosto un po' per me, perché per esempio dalle strade, come si dice, non si vede niente da fuori. Ma quando entro in un ristorante è come un altro mondo. Tutto è un po' tutto più sempre così. Sai cos'è? Un aspetto che noi abituati a vivere qua non avevamo colto. Sto imparando a come trovare tutto in questa città, una città che è incredibile. Ogni settimana che sono qui mi piace di più. Questo è buono. Siamo contenti. Molto buono. Questo è buono. Molto buono. Poi dell'esperienza televisiva che sta vivendo ne parliamo più tardi. Adesso ci concentriamo sulla raccolta. Che contiene 15 brani. Nella versione CD, perché poi nella versione digitale più ce grande, ne sono altri 4 e poi ogni store digitale ha una bonus track diversa cantata da te in francese. Sì. Insomma, hai voluto proprio fare un progetto completo. Sì, ho voluto fare un po' perché non mi piace la terminologia di best of, mi piace un po' più dire una collezione di canzoni, perché un best of è come un punto finale. Questo non mi piace, questo è, come si dice, comma. È virgola. Questa è una virgola, ma non un punto finale. Fatta magari per far vedere a quelli che guardano solo la trasmissione, ma non ti conoscevano magari abbastanza, quali sono tutti i tuoi successi che hai fatto sin qui nei tuoi 3 album precedenti. Sì. Allora, questo album contiene anche dei pezzi che hai rivisitato, tra cui Origin of Love e Happy Ending. Sì, come mai hai deciso di... Anche Stardust con Chiara. Che è il numero 1 della classifica dei singoli, tra l'altro, in Italia. Sì, questo sono contento. Perché ho voluto registrare questa canzone da un anno, ma con tutta la politica fra la mia compagnia di dischi, anche la sua, la compagnia di Chiara, non ho potuto farlo. Ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Bello. Questo sì, e sono contento che la canzone ha un po' di successo in questo momento, perché abbiamo aspettato un anno per fare questo. La base, ma con le versioni che sono un po' diverse, questo è importante, perché un po' di dimostrare che le canzoni possono evolversi non solo sempre. Perché io sono un artista che è sempre sul palco, facendo concerti. E per me i canzoni cambiano sempre sul palco, cambiano sempre, da un tour all'altra è completamente diverso, anche i arrangiamenti. Allora era una cosa molto naturale per me di rivisitare le canzoni un po'. L'ho fatto come l'ho fatto sul palco al mio concerto. Tu sei uno a cui piace curare tutti gli aspetti del tuo lavoro, non solo la musica, ma anche il look, anche le cover, i colori della copertina. Ma questo cover è il primo cover che non ho fatto con mia sorella. Normalmente mia sorella e io lavoriamo insieme per fare tutto. È un mondo visuale, dall'inizio abbiamo lavorato così, ma questa volta per la collezione, per fare un po' un specchio? Sì, un ritratto? No, sì, non ho voluto fare questo io, da solo, ho voluto avere un po' di distanza. Per vedere come ti vedeva l'artista? Sì, un po' pericoloso di fare la prova, di scrivere la raccolta, no. Ho voluto avere un po' di distanza, questo è molto importante. Poi ho fatto questo con un artista qui a Milano. I tuoi colori poi sì, ormai praticamente naturalizzato italiano. Sì, tra l'altro parla benissimo apprezziamo italiano. tantissimo la tua capacità. Naturalizzato significa che è diventato italiano. Naturalizzato. Questo mi piace. No, apprezziamo molto che comunque hai imparato l'italiano in pochissimo. I'm going to naturalize you. Magari è un po' violente, no? È un po' voglio naturalizzarti. Così sembra terrore. Sì. Va bene, dai.
quanto tempo ci hai messo a imparare l'italiano? Pochissimo. 2 mesi, 3 mesi, quanto ci hai messo? Ho imparato, sto sempre imparando. Naturalizzato, per esempio, ho imparato adesso. No, ho tante cose per imparare perché non voglio parlare solo un italiano brutto. Per me è molto importante di sviluppare con la lingua perché mi piace questa lingua, anche mi piacciono le canzoni italiane dagli anni 60, 70, tutte queste cose. Non è facile per me voglio leggere Dante e voglio capire tutto da solo. Quello è difficile. Quello è però. difficile anche per Tanti noi. italiani E non lo dopo capiscono. voglio fare, come si chiama? The Prince. Ho letto questo libro in inglese, ma ho iniziato da dire The Prince, il principe. Machiavelli. Di Machiavelli, ma in italiano era impossibile. Ma quello è difficile per tanti italiani anche, guarda, te lo posso assicurare. Allora, Ma adesso io leggo tutte le parole di opera, per esempio, di Mozart. Per esempio ho letto Don Giovanni, Sì. veramente un italiano basico, molto basico in queste opere d'arte. eh sì, a volte insomma c'è Ho sempre, perché prima di imparare l'italiano, ho sempre pensato all'opera, sempre parole che sono belle, difficili. Dipende un po' dall'epoca. Invece no. Ma no! No, Dipende dall'epoca Quasi in cui sono indignato state di scritte. questa non è Machiavelli, non è Dante. Allora adesso, visto che abbiamo parlato un po' della tua musica e di questa raccolta in cui ci sono tanti dei tuoi successi, tutti i tuoi successi, ci vediamo un mashup mashup. con tutti quanti i tuoi successi, tutto colorato. Questo era un mashup con tutti i grandi successi, non tutti, parte dei grandi Ce n'è successi uno a cui di sei Mika. particolarmente legato, Mika? Sì, mi piace Rain. Mi piace Rain, anche mi piace la canzone. Non lo so, Rain mi piace. Video molto scuro nella foresta. Sì, nella Sì. foresta ho visto l'altro giorno, 2 giorni fa, ho visto la video per What the Fox Said. Avete visto? No. No. È un successo internazionale, incredibile. Penso che in America Ah, ok, ho è capito numero quello 2. sì, stai parlando della canzone, sono norvegesi I loro, norvegesi, che due ragazzi Ok, norvegesi ho capito. che hanno fatto questa canzone, un grande, come si dice, spoof. Sì, un grande successo, un po' alla Un Gangnam grande Style. successo, ma non è, sì, ma non è, loro sono comedici, non sono Sì, cantanti. è una cosa. Hanno fatto questa canzone per un po' per prendere in giro. giro il EDM, le canzoni di David Guetta e tutte queste cose. È incredibile perché è molto divertente, si chiama What the Fox Said, ma C'è già perché milioni le parole di sono Esatto. una stupidaggine dopo un'altra. Avevano fatto un'altra, sempre loro, che prendevano in giro la dubstep invece. Sì. Dove c'era lui che camminava da solo per strada e poi partiva. Ma nella video di What the Fox Said, la video è come si dice, in un bosco, Sì? Sì? durante la notte, in un bosco durante la notte, con tutte queste persone che sono un po' come animali, facendo una balla che è quasi la stessa coreografia che la mia video per Rain. Rain, sì, ma anche la Madonna. location assomiglia. Lui è al centro, loro, tutti i ballerini Sì. intorno di lui, facendo così. La mia video ho detto, ma questo per me è un grande complimento. È una citazione anche quella. E poi tra l'altro Rain era, tu hai fatto la versione originale, poi è stata remixata da Benny Benassi. È lì che l'hai conosciuto, Benny Benassi? Sì, ma io ho conosciuto prima di questo, ma dopo abbiamo lavorato per Stardust. Esatto. È strano perché adesso quando ascoltiamo la canzone Stardust non è EDM questa versione, la versione che ho fatto adesso con Chiara, ma questo dimostra che la musica è la musica, una canzone è una canzone. Possiamo fare una canzone in una maniera classica, possiamo fare una canzone in maniera rock, possiamo fare EDM, ma una canzone è una canzone, questa è la cosa più importante. Quando le persone mi chiedono che tu sei, che sei, io dico io sono un autore di canzoni. Songwriter. Questa è la cosa più importante per me. Dunque, oggi stiamo parlando di somiglianze. Di somiglianze, e ti è capitato molto spesso che qualcuno ti accostasse a un'altra persona. Somiglianze, Come lookalike. Lookalikes, Yeah. sì. come Freddie Mercury. Io? Sì. No. No?
ti hanno Scissor Sisters, paragonato. a livello musicale, no? Ah, musicalmente? Sì. Ah, ho pensato. No. Musicalmente come Freddie Mercury, qualcuno Anche George Michael. George Michael, Sister Ma Sisters. questi sono grandi complimenti, ma Quindi non ti ha mai dato fastidio questo paragone? io non ascolto. Non ascolto. Perché è pericoloso pensare a queste cose. Dici persino tu dici c'è il rischio non di penso mai di queste cose perché lascia un po' il tempo che trova. sì, che devo fare? Sì, devo fare. Devo Devi avere il tuo percorso. Sì, non voglio fare la coppia della coppia di una cosa. Certo, però magari c'è un artista a cui ti senti molto simile musicalmente? Ah, mi piace, non lo so perché mi piace tutti i tipi di musica. In un giorno posso ascoltare musica contemporanea classica, anche rock, anche Missy Elliott, anche Ace of Base perché mi piace Ace of Base. No, per me è molto importante di ascoltare tutto. Non lo so. Non ho mai detto sì, io sono così, ma forse mi piace la musica pop che è scritta al piano, come Harry Nilsson degli anni 70, come per esempio Elton John degli anni 70-80, Cioè, sì. classici. Billy Joel, veramente questo è il pop, il più fondamentalmente senza produzione, senza niente. Piano e voce. Sì, Piano, voce, quello reale. L'essenza. Efficace come una canzone non lo so, Adele, per esempio. No, sì, ma efficace in un stadio, piano e voce, come se fosse una canzone, non lo so, Sì, rock, qualcosa, ho di capito, Ray. cioè arriva dritta al punto. Sì, insomma. è Arriva semplice, al ma cuore. Colpisce efficace. comunque. Dunque, abbiamo parlato un po' del tuo universo musicale, invece adesso ci sposteremmo sulla esperienza televisiva. Quindi vediamoci te in duetto con Chiara, X Factor. Questo era il duetto X Factor con Chiara, Stardust, che è il numero 1 della classifica italiana dei singoli più venduti in questo momento proprio. E stasera ci sarà un'altra puntata di X Factor. Bene, Sì. sì, doppia eliminazione, vero? Sì. Temi per i tuoi? Hai paura per i tuoi Per le tue concorrenti? ragazze. Non lo so perché veramente penso che è molto reattivo. Secondo me ci sono alcuni nella mia squadra che sono più, how do you say, safe, Tranquilli, sicuri. sicuri che altri, e questo non è facile per me, perché per me la squadra è una squadra. Io non vedo ogni cantante come, non lo so, per me mi piace mia squadra, mi piace le mie ragazze, voglio proteggerle. Lo so certo. che a un certo punto devo dire ok, Devi scegliere. no, io non voglio scegliere, Tu vuoi sempre passare voglio avanti. lavorare con loro e con ogni di loro come... Quindi la parte più difficile del tuo ruolo da giudice si può dire che è proprio il momento dell'eliminazione, quando devi scegliere. Sì, ma allo stesso tempo questo è la vita, questa è la vita di un musicista, sempre, anche per me, quando io faccio un disco, quando io presento un disco a una radio, sempre c'è questa pressione, è buono o non è buono, perché in un studio io faccio tutto come se la cosa più importante, e dopo, fuori del studio, non lo so, non posso controllare tutto. E per questo penso che è una inevitabilità e non è crudele, è la realtà, è questo. Diciamo che però ti è andata bene sempre a te, perché comunque ti è andata sempre bene, perché tutte le canzoni che sono uscite sono arrivate... No, non tutte. Insomma, però quasi Abbiamo tutte. fatto una raccolta, no! Se tutte le canzoni che ho fatto hanno avuto tutto il stesso successo, la collezione sarà 45 canzoni. Però, insomma, Ma è vero che ti piacerebbe collaborare con Morgan? Abbiamo fatto un giorno, una sera nel studio insieme. Lui è molto interessante nel studio, è come una persona diversa, Sì, come un vero. bambino iperattivo, talentuoso. Ma aspetto di ascoltare quello che abbiamo fatto. Vedremo, non lo so. Lui sta lavorando?
Allora, abbiamo detto stasera X Factor, doppia eliminazione, poi avremo qui, Ah, le quindi ne capelli avremo sono 2 di completamente un eliminati disastro, domani qui con noi, perché noi accogliamo sempre gli Sì. eliminati il giorno dopo. Un'ultima domanda, quando sei nel ruolo di giudice, guardi più l'aspetto umano o l'aspetto musicale al momento di eliminare? un Ma sono componente? completamente collegati, le due cose. Sono umano, è la stessa cosa per me, veramente, è la stessa cosa, perché quando un cantante è sul palco, l'unica cosa, un cantante può fare il trapeze, il circo, ma quando un cantante apre un po' il cuore, come si dice, se lower his defenses, Abbassa le sue abbassa difese. le sue difese, questo è quello che noi vogliamo ascoltare, questa scoperta. Che Vogliamo trasmetta. scoprire qualcosa con questa persona, perché abbiamo tanti cantanti, ci sono troppi cantanti nel mondo, Però non poi- abbiamo bisogno di un altro cantante. Però pochi di loro dici riescono a trasmettere. Ma abbiamo bisogno di aprire il scoprire, cuore. di scoprire un'emozione che non è solo un trapeze tecnico, perché il trapeze tecnico non è interessante. Certo, questo è un aspetto importante, infatti tante È volte vero, lo se rimarcano. no non riesci a comunicare. Per me è importante, non abbiamo bisogno di un come si dice, 4x4, Di un trattore, un 4x4. 4x4. trattore 4x4, Toyota, Subaru, Nissan, non so, così, abbiamo bisogno di qualcosa più interessante. Certo, certo. Va bene, grazie Mica, è Grazie stato mille. molto interessante Non lo questa so. chiacchierata con te. Complimenti Mi ancora raccomando per stasera. Grazie. per l'italiano, Ma- veramente sempre Sì. migliore. Dovete dire Cosa? Che caldo. Merda? Cosa dobbiamo dire? Buona fortuna, in bocca al lupo. In bocca al lupo. Crepi Lupo. Ok. Perfetto. Allora, Prossima volta te ne insegniamo anche un altro. sì, oggi era naturalizzato la parola che abbiamo imparato, perché sicuramente anche tanti di loro non la conoscono, secondo me. Dai, non si usa che così esagerato. spesso. Comunque, noi ti ringraziamo Mica, grazie mille. Grazie mille. Grazie, Ti ci vediamo non ti ringraziamo mica. prossimamente. Ci vediamo, anzi, noi ci vediamo domani con gli eliminati di X Factor e tanto altro ancora. Ciao, ragazzi. Zio!